Taglierina alla mano, pacco. Sapete cosa c'è qua? C'è una racchetta molto bella, o sulla carta dovrebbe essere, che non vedo l'ora di provare, e quindi facciamo subito un bel unboxing. Guarda. Allora, oh, wow, guarda un po'. A primo impatto senti subito il boxed beam, quindi non è sicuramente una racchetta profilata, 20 mm dovrebbe essere, se non ricordo male, 98, 18, 20, bilanciamento nello specifico è a 32 cm nuda, quindi diciamo che in realtà è abbastanza equilibrata, diciamo gestibile da questo punto di vista sulla mano. Tecnologia 45, dal vivo è veramente speciale, veramente molto bella. Manico 3, per questo test non ci metterò il cuoio, quindi la uso così com'è, è arrivata già incordata. Credo che queste corde siano già state utilizzate, me l'hanno mandata da Tennis Point. È una racchetta agonistica, una racchetta che è volta al controllo, una racchetta che teoricamente dovrebbe rasentare lo stile classico di una Prestige, di una Pro Staff, con un peso però più gestibile, 305 grammi. La qualità delle finiture è molto buona, il colore è incredibile, questo camo camaleonte militaresco è veramente bello. Sullo pacco con la scritta Wilson lucida, nello specifico una forma che rimane abbastanza allungata, stile Prestige. Per esempio ho qui una Prestige S nello specifico, una 295 grammi, questa era un piatto 95 rispetto a questa che è un piatto 98, però il cuore della racchetta sulla blade si allarga un po' di più rispetto a questa Prestige, però secondo me non saranno dissimili, anche come profilo sono entrambe 20 mm, forse era 21 la Prestige. Non vedo l'ora di provarla, tirare bombe come Tsitsipas. Andiamo. Le aspettative sono molto alte. Riuscirà questa racchetta a raggiungerle? Riuscirà a superarle? Vediamolo insieme. La realtà dei fatti è che Wilson ha una lunghissima storia alle spalle di racchette orientate al controllo e alla precisione. Una su tutte, Wilson Pro Staff, in tutte le sue varianti che conosciamo. E allora la sfida per Wilson non è per niente semplice: trasportare tutto quello che è l'eredità di Pro Staff all'interno anche di altri modelli di racchetta come la Blade. E sembra esserci riuscita, perché tutto sommato sono probabilmente 10 anni che Wilson Blade è sul mercato, con le sue due versioni 16-19 e 18-20. Tra le due, la versione 18-20, quella che stiamo provando in questa recensione, è sicuramente quella più adatta all'agonista, che cerca il controllo, che cerca la precisione, che comunque vuole avere dei colpi secchi e potenti nel suo arsenale. Ma la coperta è sempre corta ed è qui infatti che iniziano i problemi, perché se tu hai un gioco come il mio, per esempio, che si basa sul top spin, allora siamo nei guai, perché la racchetta non ti aiuta. Sembra scontato dirlo, ma è chiaramente un telaio che predilige il gioco piatto, il gioco leggermente toppato al massimo, e dal suo meglio ho trovato nel suo rovescio coperto, ma anche sicuramente il dritto, appunto, a piena forza. Ora, su questo punto c'è da dire una cosa: la racchetta vuole giocare da grande, ma è ancora troppo piccola, è ancora minorenne, non se lo può permettere. In che senso? Ho notato questo, avendo giocato in passato con, nello specifico, sia Pro Staff che Prestige MP UTEC IG 18-20 320 grammi nuda, avevo a disposizione uno strumento molto complicato, difficile da manovrare, da gestire, ma allo stesso tempo in grado di dare una grandissima risposta. Quando volevi avere controllo ce l'avevi, quando volevi avere spinta ce l'avevi, mentre invece con la Blade il problema ritengo sia il suo peso, effettivamente non all'altezza delle caratteristiche che è in grado di offrire. Questo porta, nel momento in cui non te lo aspetti, a sparare la palla direttamente fuori in recinzione. Questo significa che ha comunque una grande uscita di palla, nonostante
nonostante sia un 18-20 dovuto alla sua maneggevolezza e al suo basso peso. Dall'altra parte fa scappare il controllo che invece dovrebbe darti in virtù delle sue specifiche, come per esempio il profilo sottile e il piatto 98 con schema 18-20. C'è da dire un'altra cosa: di contro, se tu arrivi male, soprattutto per esempio sul back, o comunque se in recupero non riesci a spingere bene, la palla ti resta sulla racchetta, va a rete o comunque rimbalza molto corta. È un telaio che in qualche modo è molto contraddittorio. Se sei messo bene, spingi troppo, la palla addio, non la controlli nonostante tutto quello che sia stato fatto per la precisione, il controllo e le sensazioni. Se invece arrivi male, non ti perdona tanto quanto una Pro Staff o addirittura peggio, perché hai la sensazione di avere tra le mani uno strumento talmente facile che invece poi ti penalizza subito. In tutti i casi possiamo dire che questa è una racchetta comunque adatta per l'agonista dilettante che non è un professionista e non cerca la performance da atleta pro. Per quello ci vuole la Pro Staff o la Prestige. La gestione dello slice e del backspin è notevole, la palla fila, esce veloce e comunque rimane insidiosa. Ho notato che rimane comunque abbastanza corta e difficile da spingere fino in fondo alla linea di fondo campo, però dall'altra parte abbiamo comunque una palla abbastanza viva che può dare fastidio all'avversario. Non c'è da stupirsi di questo, visto che abbiamo uno swing weight registrato molto basso, siamo sotto i 320 punti, abbiamo una RA molto bassa, il che la rendono una racchetta molto flessibile, molto maneggevole, e questo è di grande beneficio anche e sicuramente nel gioco al volo. Questo vuol dire che se avete problemi al gomito, con questa racchetta potete stare tranquilli perché non vi farà del male. Non dimentichiamo di menzionare la gestione del servizio. Per quanto riguarda le rotazioni, soprattutto il kick, abbiamo un telaio che non è troppo friendly, bisogna spingere bene la palla, bisogna gestirlo bene tecnicamente, mentre invece la palla piatta esce che è una bellezza. Voto 8 da questo punto di vista, ma è sulle volée che in realtà viene a dare il suo meglio insieme ai colpi da fondo. Parliamo di un 8,5 buono e pulito. La racchetta è abbastanza stabile, è ferma, è rigida da un certo punto di vista, nel senso non c'è un twist così forte e sentito, e permette di entrare incisivamente nel gioco al volo, pur mantenendo quella manovrabilità di cui abbiamo parlato fino ad ora. Per portarci a conclusione, è un telaio, una racchetta che io non adotterei per me, questo si era capito. Non è adatta al mio stile di gioco e quindi vi consiglio, se avete uno stile di gioco simile al mio basato sulle rotazioni, di guardare altrove. Dall'altra parte, se invece quello che cercate è comunque un aiuto nella gestione dei vostri colpi piatti, dei vostri colpi prettamente lineari, se il vostro gioco è più basato su un modello di tipo anni 80-90, potrebbe essere una buona soluzione perché offre ottime sensazioni di gioco su quella tipologia di colpo. E c'è da dire che si potrebbe risolvere il problema dell'uscita di palla gratuita esagerata semplicemente aggiungendo un po' di massa, che a mio avviso è stato il problema principale per quanto mi riguarda. Semplicemente sostituendo il manico che viene fornito con un manico in cuoio, andremo ad aggiungere quei 5-10 grammi che ci potrebbero permettere sì di cambiare il bilanciamento e renderla addirittura una racchetta ancora più maneggevole, dall'altra parte di gestire meglio la massa. E tu hai già provato questa racchetta? Dimmelo qui sotto nei commenti, e se ti è piaciuto questo video metti mi piace, se lo adori iscriviti al canale e ci vediamo per il prossimo video. Ciao, a presto!